Allora, stavo iniziando la recensione di questo Ishin RD200 ma mi sono accorto che la batteria non si ricaricava, quindi l'ho smontato per capire perché ed ho scoperto che la batteria era completamente andata. Se anche voi avete questo problema, il mio consiglio è di contattare il venditore e farvene inviare un altro. Io tuttavia, per non aspettare, voglio provare ad aggiustarlo usando una batteria del mio vecchio QX 90. L'ideale sarebbe trovare una batteria delle stesse dimensioni dell'originale, purtroppo la mia non ci sta, quindi ho deciso di collegare un connettore e metterla all'esterno. L'idea è di fare un foro nella parte superiore e collegare la batteria nel supporto in TPU. Se i miei calcoli sono giusti, inoltre la batteria si dovrebbe ricaricare senza problemi via USB. Per smontare l'RD200 dobbiamo rimuovere il display. Io vi suggerisco di scaldare leggermente i bordi con un phon e tirare delicatamente il display con un utensile come questo. Ho già rimosso la batteria danneggiata e individuato i pad per il collegamento. Questo è il positivo e questo è il negativo, quindi saldo due cavetti. Con la punta del saldatore faccio un foro per far uscire il connettore. Momento della verità, vediamo se si accende. Perfetto, funziona. A questo punto possiamo iniziare la recensione, che non parte di certo nel migliore dei modi. L'Ishin RD200 è un monitor FPV con ricevente integrata a 5.8 GHz, inoltre possiamo anche riprodurre i filmati registrati. All'interno della confezione troviamo il manuale, il cinturino, del velcro, un cavo USB e un cavo AV. Vediamo subito le specifiche tecniche di questo RD200. La ricevente è una 5.8 GHz a 48 canali, divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark Race Band e Low Band. Il display è un LCD da 2 pollici con risoluzione 960x240. I filmati registrati hanno risoluzione di 640x480. Possiamo usare micro SD fino ad un massimo di 32 GB. Il monitor FPV è pensato per essere messo sopra il radiocomando, a tal proposito ci servirà il velcro che viene fornito in dotazione. Tuttavia, se lo mettiamo direttamente sulla radio andiamo a coprire lo speaker della Taranis e di conseguenza non sentiremo più bene l'audio della radio. A tal proposito ho stampato un supporto in TPU per fare in modo che l'RD200 non vada a finire sopra la cassa della radio. In descrizione vi lascio il link per il file della stampa 3D. Sistemiamo il monitor sopra il supporto e vediamo subito come funziona. Per prima cosa estraiamo l'antenna in modo da avere una ricezione più forte. Accendiamo il dispositivo tenendo premuto il tasto centrale per qualche secondo. Una veloce pressione del tasto CH serve per scorrere i canali, mentre una veloce pressione del tasto RF serve per scorrere la banda. Se invece teniamo premuto a lungo il tasto RF partirà l'autoscan, mentre tenendo premuto a lungo il tasto CH entriamo nel menu opzioni del dispositivo. Qui possiamo cambiare luminosità, contrasto, saturazione e così via. Per avviare la registrazione del DVR basta una veloce pressione del tasto centrale, per interromperla sempre una veloce pressione del tasto centrale. Quando la registrazione è in corso ci sarà quest'icona in rosso.
Avere un monitor FPV può essere utile per vari motivi. Prima di tutto possiamo fare le regolazioni di Betaflight tramite USD senza dover tenere gli occhiali nel volto. Possiamo anche usare il monitor per far vedere il nostro volo a qualcuno che non ha gli occhiali. Un altro utilizzo potrebbe essere quello di abbinarlo a degli occhiali che non hanno il DVR integrato e poter registrare il video di volo. Oltre a questi ci possono essere tanti altri scenari di utilizzo a seconda delle vostre esigenze. Il fatto che il mio sia arrivato difettoso è una cosa che può capitare. Se volete valutare anche altri brand potete valutare il modello della Top Sky, costa leggermente di più ma ha la possibilità di usare un'antenna esterna, questo dovrebbe garantire una ricezione leggermente migliore. Questa era la mia recensione dell'Ishin RD200, se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.